E buongiorno, bentornati. Ciao a tutti, come vedete c'è un tendino qua sotto. Che vuol dire che abbiamo un ospite, la nostra seconda donna. Farò la presentazione da rockstar anche questa volta. Milano, Padova e Los Angeles. È qui con noi Nina J. Course. Grazie, una bellissima presentazione. È una professionista a riguardo. Cosa fai nella vita? Cosa faccio nella vita? Io ho una doppia vita. Nella vita normale, quella che fanno un po' tutti, che si alzano al mattino presto, sono un'insegnante Covid. Sì, mi hanno preso come supplente in una scuola media. Nel pomeriggio mi occupo di back office con la Turchia, di vendita con la Turchia, e poi e questa è la mia parte così. E poi invece nella vita segreta scrivo e faccio podcast. Bello. Tu speaker? Sì. Solo su Spreaker o anche su altre piattaforme? No, carico su Spreaker e dopo spalmo su tutte le piattaforme, quindi Google Podcast, Spotify e chi più ne ha più ne metta. Spotify è stata una benedizione, credo, Sì. per i podcast. Vero? Sì. Sono esplosi e anche la qualità delle cose. Sì, si cerca, perché quando c'è più competizione, se vuoi uscire devi fare qualcosa di fatto bene. E qui poi si apre il problema di chi fa tutto da solo. Sì, è un problema che noi affrontiamo molto spesso. Uso GarageBand, registro la voce, cancello, registro, aggiungo le musiche. Quando a un certo punto capisco che c'è qualcosa che non va, ma è troppo faticoso cambiarlo, accetto la mia imperfezione e vado avanti. È più autentico. Beh, esatto, anche perché in questo caso devo dire che tu sei cliente di te stesso, nel senso che il lavoro è tuo, non hai un superiore a cui dover far conto però questa battuta dovresti farla un po' diversa, per cui puoi anche imparare ad accettare qualche cosa che poi riascoltare la propria voce è, per la maggior parte delle persone, un incubo. Questa cosa è meravigliosa. No, per me no, non è mai stato... Beata te. Io ho 2 podcast, Nina e i pensieri di corsa. Ci sono tutti i miei racconti che io da 10 anni pubblico in una pagina Facebook. E lì proprio io dico che se Dio vuole gli errori sono tutti miei e quindi me ne prendo la responsabilità. Poi cerco di fare del mio meglio, se il mio meglio va bene per gli altri, bene, se no pazienza. Uno non si metterebbe ad ascoltare. Non fa parte del mio mondo, la perfezione no. No, ma neanche del nostro, quindi. Nessuno, esatto. Chi parla di perfezione non... No, sai cosa? Ci sono le grandi compagnie che si occupano di podcast, che loro dal punto di vista tecnico giustamente fanno alla perfezione, io li invidio molto. Mi piacerebbe per esempio avere un tecnico dell'audio che mi aiuta a capire come modificare la voce. Io invece ho le mie rotelline su GarageBand e vado così, a usma, come si dice qui a Padova in Veneto. Poi vado avanti, perché sennò veramente ti perdi, perché io punto di più sui contenuti. Nell'altro podcast invece hai un romanzo Sì. che si chiama Così nuda che non oso coprirmi. Il sottotitolo mi piace ancora di più perché è il racconto di una storia d'amore raccontata da una donna che racconta di un uomo che racconta di una donna. Sì. E nell'email che mi ha mandato mi hai scritto: sembra complicato ma non lo è. Vuoi un po' formulare? Sì, allora questo è un romanzo che ho scritto 10 anni fa e che poi ho sempre tenuto nel cassetto, cioè io ho una ristretta, adorabile minoranza che legge tutte le mie cose, mi segue, e ho provato a mandarlo un po' agli editori. Ho comprato le buste gialle, ho messo il francobollo, così, e nessuno mi ha mai badato. Poi la vita si mette in mezzo con delle altre priorità e quindi quello è rimasto lì. L'estate scorsa ho cominciato col podcast a dei racconti. Il protagonista è un uomo, ho detto bisogna che mi cerchi una voce maschile. E poi mi sono detta no, l'ho scritto io e faccio io tutte le voci. Ed è la storia che si svolge nell'arco di una giornata, dal mattino fino alla sera. Per quello che gli episodi sono ore 7, ore 8, ore 9, così. Ok. Di un uomo che cerca disperatamente di recuperare la sua vita, il suo matrimonio, il rapporto con i figli, il lavoro. Siamo nel 2010, quindi in piena crisi economica. Erano già cambiate molto le cose in Italia e lui è un avvocato
E però per tutta la giornata è perseguitato dai ricordi della sua storia d'amore e da tutte le donne che lui ha incontrato nella sua vita. E alla fine, in realtà, quella che forse su cui valeva la pena investire è quella che lui poi ha lasciato per primo, mentre prima è sempre stato lasciato. In realtà poi, se uno lo ascolta, vede che è secondo me una grande difesa degli maschi, dirlo, è un attacco mio personale a tutte queste donne così maschili, così rigide, così indipendenti, così. Io sono una donna indipendente, però penso che il mondo femminile abbia bisogno anche del mondo maschile, e tutte le donne che pensano che non sia necessario, al di là delle differenze sessuali, però il rapporto, la relazione con il mondo maschile, secondo me si perdono una gran parte. Viene fuori che lui in sostanza aveva, poveretto, anche le sue ragioni per non riuscire a costruire un rapporto con le donne. E quindi durante questa giornata fa questo ragionamento. È un po' dickensiana, tipo Canto di Natale, con lui che ha i fantasmi delle donne passate, però lui non è così cattivo come Scrooge. Lui non è nemmeno proprio un bellissimo personaggio, è un personaggio che ha tradito. Grigio. Sì, ha le sue parti oscure, però penso che alla fine tutti noi abbiamo sempre la possibilità di un riscatto qualche volta, bisogna saperlo cogliere. Certo, assolutamente. E questo punto di vista maschile è dato comunque da questa voglia di dare anche un po' di spazio all'uomo, o è anche dato da anche altri motivi? È nato così, cioè io ho scritto questo romanzo in 4 settimane, proprio spinta da una violenza da una necessità di scrivere. Poi naturalmente, come tutte le cose che si scrivono, su 4 settimane di lavoro ce ne hai non so quante di revisione, controllo, aggiustamento delle parole, delle cose. Mi sono accorta dopo che alla fine avevo fatto la difesa di un uomo. Non so se era mia intenzione farla, ma me ne sono accorta dopo. Però qualche maschio che l'ha letto mi ha detto che lui era proprio uno sfigato. È giusto essere obiettivi. Non è che se un uomo deve essere difeso da un uomo, e così come le donne non devono essere difese dalle donne se sono state delle beep. Esatto. E poi è la storia, la relazione che lui ha con una donna, la donna è sposata. Quindi c'è tutto un insieme cioè sono tutti e due sempre dalla parte sbagliata. Ecco. Sì. Sono tutti e due dalla parte sbagliata, e si possono fare le cose giuste quando si è dalla parte sbagliata? Non lo so. Quando il motivo di partenza è sbagliato, è più difficile. Poi dovete calcolare, voi siete giovani. Io sono una boomer. Boomer. Ma voglio dire, a quegli anni là, in Veneto, non c'erano tante coppie scoppiate. Sono scoppiate tutte tra il 2008 e il 2010. Il divorzio era una cosa molto rara. Scrivere di una persona che è dalla parte sbagliata e cercare di portarla dalla parte giusta, forse anche questo era un tentativo che ho fatto. È una sfida, però succede nella vita che le persone si ravvedano, che ritrovino la strada giusta, è comunque il cammino dell'eroe. Esatto, o che debbano cambiare strada. Esatto. No, mi è piaciuta una cosa che hai detto adesso, che l'indipendenza della donna molto spesso in questo periodo viene associata necessariamente alla mancanza di un uomo. E si vede tantissimo anche nel nostro campo, nel cinema, una cosa che quando un personaggio femminile deve essere quello forte, allora non può avere una storia d'amore, non può avere una famiglia, non può avere dei figli, non può... Questa cosa secondo me manda un messaggio terribile, perché poi quando ti ritrovi una donna che vuole essere una mamma, vuole essere una donna di famiglia, ah no, sei una traditrice. Sei una traditrice dell'indipendenza femminile, e questo non lo sopporto, non mi piace. E sono una che non è sposata, non ha figli, sta pensando alla sua carriera al momento, però mi dà fastidio. È una parte che secondo me le donne giovani rischiano di perdere. Io insomma avevo una zia all'epoca che negli anni 60 faceva scandalo in famiglia perché andava nelle manifestazioni con le mani così, e questo è mio, lo gestisco io, e che era una cosa... Non mettiamo il reggiseno perché il reggiseno è una costrizione maschile. Vengo da quella parte lì con una mamma invece molto tradizionale, dove mi ha fatto il corredo. E poi come donna mi sono quindi trovata a metà tra questi due estremi, no? E l'equilibrio l'ho trovato soltanto quando poi mi sono separata.
l'equilibrio, così come la felicità, così com'è, ogni persona la può trovare in maniera diversa e può trovarla in un uomo, nel lavoro, contemporaneamente nelle due cose, però l'idea che una donna indipendente debba per forza scegliere il lavoro e la carriera, perché altrimenti scegliere la famiglia significa non avere niente. Non realizzarsi. Deve esserci, io lo cito sempre perché è il mio preferito, Aristotele, il giusto mezzo, la filosofia. L'equilibrio non è mai statico, no? E quindi devi sempre dare un pochino di qua e un pochino di là. I nostri anziani dicevano un colpo al cerchio e un colpo al volo. Decidere che avere una relazione con un uomo è una cosa che deve essere costantemente soppesata e deve essere politicamente corretta e che, non so, la donna non può portare il caffè a letto al marito perché sennò diventa... No, sono stereotipi all'incontrario. Stiamo andando sul bacio di Biancaneve. Vi prego, perché la cosa che mi ha fatto più ridere in questi giorni è stata la discussione sul bacio di Biancaneve. Io ne sono stata fuori da questa cosa. No, anch'io assolutamente. Però se non l'avesse fatto poi sarebbe stata missione di soccorso? Brava! Come la fai la sbagli oggigiorno, quindi lei, come dobbiamo metterla? C'è avvelenamento di cibo, sfruttamento degli animali, c'è tutto in quel cartone, però... A scuola ci sono questi libri di testo con delle favole che sono veramente... Io mi domando con che coraggio siano stati messi nei libri di testo e con che coraggio le insegnanti le facciano leggere. Hai qualche esempio? Sì, l'ultimo che ho letto, ho visto che i ragazzini hanno studiato una favola dei fratelli Grimm dove c'è, dunque, la sorella buona ogni volta che apre la bocca butta fuori diamanti. Ah, sì! E il principe quindi la sposa. La sorella cattiva viene mandata da sola poi nel bosco e muore di stenti. Va bene anche portare questa favola, ma se vuoi insegnare qualcosa ai ragazzi, gliela dovrai spiegare, cioè gli vuoi insegnare uno spirito critico, gliela dovrai contestualizzare, dovrai dire che è una favola dell'Ottocento dove la donna aveva una certa funzione e un certo ruolo nella società, che per fortuna adesso le cose sono cambiate e quindi guarda da allora come siamo adesso. E invece le domande di logica che venivano fatte erano semplicemente sulla storia in sé e io sono rimasta, guardate, allibita. Succede anche nel nostro campo con film o serie TV di anche soltanto 20 o 10 anni fa, che già comunque questo tipo di discorso cambia almeno ogni 5 anni, se non tanto. E magari tirano fuori Friends, che comunque all'epoca era una bellissima serie TV, però c'erano degli scherzi, delle battute che adesso se dovessero tirarle fuori non farebbero troppo ridere per via del politically correct. Sì. La gente dovrebbe contestualizzare quando sono state fatte certe cose, in qualsiasi campo. Esatto, e vedere che sono stati fatti dei passi avanti, che vanno fatti ancora. In questo secolo, che poi sono gli ultimi anni, non è neanche questo secolo, ma manca la capacità di contestualizzare, perché queste critiche sono state fatte anche a opere di Shakespeare e dici... Ho capito, è stato scritto nel 1200, non è che può essere... È chiaro che vendono la figlia, cioè sposati perché c'è il matrimonio combinato, piuttosto che... Non puoi pensare di avere quello che c'è adesso. Non toglie che siano opere d'arte. Quando hanno messo i mutandoni alla Cappella Sistina hanno fatto la stessa revisione che certe volte fanno adesso su poesie, su testi. Quindi, non lo so, io sono su Clubhouse e su Clubhouse qui in Italia c'erano molte room con questa polemica. Oh, no. E no. Il nostro podcast si chiama No Experience Needed perché noi, in quanto gente che comunque da più di 10 anni sta studiando questo campo, comunque sta lavorando in questo campo, troviamo che magari nel nostro caso, non so, influencers o gente che lavora con i social media, che non ha esperienza, inizia a fare film a Hollywood e poi ci sono persone che hanno studiato tantissimo e sono ancora agli inizi. Nel tuo campo tu hai trovato un qualcosa del genere che è successo, tipo qualcuno che ha iniziato a scrivere ieri e ha iniziato subito a pubblicare? In Italia il mondo delle sceneggiature è bloccato, cioè è proprio un sistema chiuso dove i registi fanno anche gli sceneggiatori, si cercano i loro sceneggiatori, scrivono con lo sceneggiatore il testo, la sceneggiatura non viene nemmeno mai praticamente premiata, nominata, è tutto merito del regista, c'è questa parte qui. Sì. Quindi
Se tu poi vivi come vivo io nella provincia dell'impero e non vivi a Roma, è come nell'antica Roma essere un barbaro, un goto, cioè in fondo là non sai neanche cos'è l'acqua, no, proprio non c'è modo di entrare. E invece io ho collaborato per un anno con Get It Made, che è lì a Los Angeles, scrittura. E lì devo dire che viene molto premiata invece la capacità di scrittura, indipendentemente dall'età e dal sesso. Sì, è vero. E per di più loro sono molto attenti anche alle questioni di genere. Un esempio, c'era un contest per fare una serie TV, per partecipare a scrivere una serie TV in gruppo. Io sono entrata come una delle selezionate e poi si sono accorti che ero l'unica femmina su 7. Wow. Hanno infilato delle donne. E poi c'era anche la questione delle persone di colore e siccome volevano fare, è stato portato dentro chi era a disposizione. Questa cosa a me è piaciuta molto perché, ripeto, non è proprio come dire, dobbiamo dare a tutti la stessa capacità di lavorare, soprattutto per il bene del soggetto. Più persone lavorano e più background diverso hanno, culturale e personale, e più ricco diventa il soggetto. Quindi per quello che riguarda la scrittura, i contest sono una lotteria, perché siamo in tantissimi. Sì. Io poi ho la difficoltà della lingua, scrivere in italiano è un conto, ma scrivere in inglese è molto diverso, perché ogni aggettivo deve essere ben calibrato, hai poco spazio, non puoi stare lì a scrivere molte spiegazioni, quindi devi dare quel tocco preciso e puntuale che solo chi conosce molto bene l'inglese lo può fare. Io ci ho provato lo stesso, mi sono divertita molto, però ripeto, è tutta una questione secondo me di contatti corretti. Sì, noi abbiamo molti elementi nella nostra lingua, abbiamo molte similitudini, molte metafore, molti modi di dire, è difficile poi trasportare questa cosa in un'altra lingua. Molto difficile, sì. Noi abbiamo una serie di tutto un altro alfabeto fatto di versi che accenti anche che loro non hanno. Cioè la mia tastiera non ha accenti. Certo. Metti sempre l'apostrofo al posto dell'accento. No, cioè devo schiacciare la lettera, poi mi escono i vari accenti e poi devo schiacciare un numero. Sì. Sì, insomma è complicato, ma noi eravamo un gruppo, c'era una ragazza australiana, c'erano 2 americani, c'ero io che ero italiana, insomma eravamo un gruppo veramente molto eterogeneo e molto bello, e scrivere è stato bellissimo, veramente bellissimo. Abbiamo lavorato con Maggie Craig, abbiamo lavorato tanto, sì, ed è una cosa che qui in Italia è assolutamente impensabile. Non è nemmeno questione di soldi, è proprio una questione culturale, cioè ci sono questi circoli chiusi, per questo che l'Italia per tanti versi è provinciale, capito? Non si apre mai al nuovo, giudica prima ancora se hai un'età come la mia e sei pure donna e poi vivi a Padova, ma dove vai? Facciamo pubblicità, Padova. Quest'estate non andate alla Hawaii, andate a Padova. Ti devi muovere, devi andare a Roma, devi fare tutte le trafile, sono tutte cose che un ragazzo di 20 anni può fare e una donna che ha delle responsabilità non può fare. Allora dovrebbe, secondo questo sentiero, non fare niente. È il motivo per cui io a un certo punto ho tirato fuori un cartello che adesso non vi dico, ma così, e ho detto, sai che c'è? Mi faccio il mio podcast. Esco per conto mio e provo a vedere se riesco a uscire dal basso, ovvero invece che provare a toccare la piramide, andare su ai vertici, dove comunque non riesco ad arrivare, e anche se arrivassi in qualche maniera non sarei ascoltata perché non sono nessuno, non ho relazioni importanti. Certo, anche quello è il problema. Bisogna conoscere anche qualcuno. Bisogna conoscere qualcuno, bisogna essere al momento giusto, al posto giusto. Io non posso esserlo, non lo sono stata e non posso esserlo adesso. Per fortuna però siamo nel 2021 e veramente io ho pagato l'abbonamento 60 euro a Spreaker per avere 100 ore all'anno. Ho speso 120 euro, 140 euro di microfono, basta. Quindi con una cifra che è sotto i 200 euro io ho tutto il materiale necessario per fare quello che voglio e per andare il più possibile in giro a spedire proprio le mie parole, nemmeno me stessa. E tutti, sai, mi dicono, ma lo fai gratis?
Sì, lo faccio gratis. Voglio far conoscere le mie storie. Questa è la cosa che mi importa più di tutto. Certo. Quindi hai investito nella tua arte e hai pensato che questo podcast potesse essere Un veicolo. un veicolo. Un veicolo. Un veicolo più che la parte scritta su Facebook, insomma, che ripeto, è lì da tanti anni, però anche lì poi ho visto che è diventato un bacino chiuso. Sì. Purtroppo in Italia c'è questo problema legato di dove vengono investiti i soldi, specialmente per quanto riguarda l'arte audio medio-visiva. Perché anche se fai, cioè i grossi soldi vanno sempre nei grossi progetti, nei grossi nomi, e quelle cose che sono un po' più piccole, anche se belle, devi fare Magari tutto hanno da anche di solo. più da dire, di solito. Devi fare tutto da solo, devi produrti da solo. Sì, non ci sono proprio a livello eppure noi siamo il paese delle grandi competenze artigianali nella moda, ma anche nel mondo dello spettacolo, cioè ci sono nel fare le scenografie, nei teatri, i microfonisti, Sì. le luci, sono delle persone veramente competenti che spesso vengono prese e portate nelle grandi produzioni proprio perché hanno delle capacità di risolvere dei problemi tecnici che altre persone in altri paesi non hanno. Eppure in Italia c'è questo blocco, questa incapacità. D'altra parte, insomma, basta vedere l'età media dei nostri politici o la quantità di donne che ci sono. E la qualità di donne che E ci la sono. qualità. Però vabbè, Ma la qualità vale per entrambi i sessi. Sì, esatto. È una mancanza di rappresentanza che... Sì, notevole. C'è questo grosso problema. Tu parlavi prima che per fare un telefilm o uno show che stavi per scriverlo, c'era di tutto alla scrittura, dal colore, razza, religione. Questa cosa secondo me qui manca e si sente tantissimo perché chi scrive delle cose che non gli appartengono non sa come scriverle. Sì. Cioè, io sono una donna di tot anni che ha queste esperienze, non posso mettermi a scrivere di schiavitù nel Sudafrica durante il periodo dell'apartheid. Esatto. Ok, però devo cercare qualcuno che lo sappia fare. Invece qui c'è la tendenza a non provarci nemmeno, a scrivere qualcosa di diverso da quello che è la solita solfa, e quando qualcuno ci prova non ha lo sbattimento, è brutta la parola ma quella è, di andare a cercare le persone che ne sanno, e quindi viene fuori È un appiattimento verso il basso, capisci? È proprio un appiattimento verso il basso che dal punto di vista culturale secondo me è anche molto pericoloso. Adesso indipendentemente da quanto io sia brava o meno, ma siamo in tanti così, è un peccato perché invece io conosco tantissime professionalità che avrebbero molto da dire e da dare, però poi anche in Italia ci sono questi momenti dove riesci a infilarti nella crepa e adesso sto lavorando a un bellissimo progetto con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Wow. Sì, loro, vedi, per esempio lì i giovani, il ricambio generazionale c'è, i giovani arrivano, le donne arrivano lì adesso e le cose cambiano e quindi siccome loro si sono resi conto che effettivamente non riuscivano a comunicare bene quello che loro volevano fare, hanno vinto un bando con la Comunità Europea e adesso stiamo mettendo in piedi un progetto molto bello, molto interessante. Uscirà con un video di 20 minuti che sto facendo io come sceneggiatrice e poi c'è un ragazzo giovane che è un regista e su che cosa fa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è un istituto che possiamo parificare quello della NASA senza l'orchestra mediatica dietro, sì. che la NASA, vabbè, poi la NASA manda fisicamente i razzi così, ma qui si tratta di avere laboratori immensi, avere acceleratori, studiare macchine per curare il tumore in maniera efficiente, è solo che non si sa perché secondo me l'università italiana ha sempre avuto questo approccio troppo accademico. Bello di questo progetto che non si riferisce a chi ama la fisica, ma a tutti. Vogliamo far vedere che cosa fanno. C'è una nostra
amica e collega che ha iniziato da pochissimo l'università e fa fisica, e lei ha questo sogno di unire la fisica e il teatro, e quindi avremo un episodio anche con lei. Sì. Il primo che l'ha fatto che io conosco è Calvino con le Cosmicomiche. Esatto. Lui ha fatto questa cosa meravigliosa e geniale negli anni 50, Sì, 60, fine degli anni 50 e anni 60. 50. Ma quindi tu hai anche, oltre a scrivere romanzi, l'idea del tuo romanzo viene da qualcosa di ispirazione personale o ispirazione cinematografica o di altri libri o di altre Allora, cose? questo qui viene da una storia personale che poi ovviamente ho trasformato, perché tutti gli scrittori scrivono come scrivere un romanzo è come raccontare a tutto il mondo il segreto che non riusciresti a raccontare neanche il tuo migliore amico. Una terapia analitica. È vero, è vero. Poi naturalmente devi mescolare le carte, mescoli i personaggi, perché poi la vita di tutti i giorni è molto banale, invece lì hai la possibilità meravigliosa di concentrare, di costruire personaggi favolosi di cui tutti si innamorano e che tutti vorrebbero essere Mary Poppins, per esempio. Esatto. Succede tutto a loro e tutto in quelle pagine del libro. Sì, e sono tutte cose possibili. Esatto. Sì, è per quello che si dice, come mica un film. La mia vita non è un film. Esatto. Io personalmente ho delle visioni, delle immagini, delle scene. Ho scritto un altro romanzo con completo di sceneggiatura, che però la sceneggiatura adesso è da rifare secondo me, però ho scritto un romanzo che si chiama Il tacchino all'iraniana e lì ho preso 5 cugine, le ho chiuse tutte nella casa della nonna che vive con la badante in un'isola a Venezia, e anche lì nel giro di una notte entrano in un modo e molto teatrale. Wow. Mi piacciono tantissimo le storie delle donne. Io trovo una ricchezza estrema in ogni donna che trovo. Cioè io adesso è un pezzo che non lo faccio più, ma quando andavo a incontrare delle persone nuove, una cena così, pur essendo io single, non c'era verso, io facevo molta più amicizia con le donne, da cui mi portavo via sempre delle storie incredibili, delle storie bellissime, dei momenti di coraggio, dei momenti di resistenza, delle decisioni sofferte. Sono riuscita a mettere in mezzo un sacco di storie femminili, lavorando non su quello che di solito succede nelle storie italiane. Tu sei andata a letto con mio marito e che è tuo cognato, cioè ho evitato di fare questo gioco facile, e ognuna di queste cugine ha invece portato un tema femminile molto molto serio, perché c'è una che non riesce ad avere figli e vorrebbe assolutamente averli e non riesce ad adottarli, l'altra che invece ne ha 3 e ne ha le balle piene, perdono il francesismo, perché gestire un lavoro e 3 figli sarà anche tanto bello, ma a un certo punto veramente come non siano morti tutti i ragazzini dai 10 anni in su è un miracolo secondo me. Un'altra che invece ha avuto degli aborti, ha abortito in maniera volontaria, un'altra che ha fatto una scelta di carriera diversa da quella che i genitori volevano. Insomma, tutti temi di donne che, mangiandosi tutte le unghie perché non sanno mai cosa, se fanno bene o male, poi in realtà danno dei grandi indirizzi alla loro vita. E naturalmente la prima di tutte è la nonna che le ha chiamate tutte lì con un telegramma. È una bella storia. Adesso non so cosa ne farò, magari uscirò con un podcast. Da come sembra impostata a livello teatrale sarebbe un bijou, perché sono una stanza e per tutti i personaggi. Sì. Quindi molto tarantiniana anche. Hateful Eight, che sono tutti nella stanza, però sì, senza tutta quella violenza. Senza tutto quel sangue, il sangue è verbale il sangue. È molto verbale, sì, è molto, sì, poi sono tutte donne italiane, quindi sono tutte, diciamo, caratterini. Domanda che mi sorge essendo, sono anche una casting director, quindi solitamente casto persone. Se tu dovessi castare qualcuno per questa storia, chi casteresti? Come nonna, Maggie Smith. Lady Violet. Maggie Smith, la vedrei molto molto bene, Maggie Proprio Smith. una perla al top. No, poi mi sono focalizzata soprattutto su lei, perché mi è servita anche, sì, ho rubato molto a Maggie Smith, a Meryl Streep, mi ha aiutato a costruire il personaggio, questo carattere così forte di queste donne, no? Da vederla fisicamente, però Maggie Smith sarebbe
secondo me, se la vuoi scegliere, è la migliore. La migliore. Beh, non ti do torto. Io non ho mai scritto cosa, ho scritto qualche cosa di teatrale, ma mi ha sempre affascinato questa cosa che quando scrivi, specialmente di tuo pugno, e quindi qualcosa che hai inventato, ispirato la tua vita, che cosa immagini quando vedi i personaggi? Vedi delle persone vere? Vedi degli attori, appunto, magari immaginando un attore che lo fa, oppure hanno un viso di qualcuno che non conosci. Io per scrivere Tacchino all'iraniana mi sono presa, ho rubato man bassa nella mia famiglia e tra le mie amiche. E infatti ho anche detto, se dovesse mai uscire un giorno questa cosa, resterò veramente sola perché non mi parlerà più nessuno. Perché ho messo in piazza segreti e confidenze. Ok. Oh. Ok. Sì, ma vabbè, ma la vita, cioè io ti posso dire una cosa che è una cosa mia, però tu poi la vedi nel film che la fa Maggie Smith e dici è una cosa sua, non è mia. Poi, insomma, tutti viviamo le stesse cose, tutti viviamo gli stessi tradimenti. Finché non ci sono nomi e cognomi non sei denunciabile, quindi... Esatto. È una storia che possiamo aver vissuto tutte noi, o che possiamo avere sorelle o amiche che hanno vissuto la stessa storia. Quindi sì, lo so, infatti per quello ti dico, se viene fuori questo racconto perderò un sacco di amiche perché verranno a casa e mi diranno ma come? Ma cosa fa? In realtà poi le mie amiche lo sanno, hanno anche letto già il romanzo, quindi... se no era suicidio sociale proprio. C'hai il personaggio ad acquerello e ci vai giù con gli oli, certo. e ci metti tanta materia, deve venire fuori una roba concentrata, quindi qualcuno si può riconoscere, ma non è mai, se no, come ti dicevo prima, è un diario, è una cronaca, sì, no? Infatti. Ma penso dalla descrizione dei personaggi si sono sicuramente ritrovate molte donne. Si sono ritrovate molte. Me compresa. Ci sei anche tu nei tuoi racconti? Ci sono sempre io. Io sei più narrativa o sei anche uno dei personaggi? Io sono in tutti i miei personaggi. Io so che dovrei vergognarmi delle cose che scrivo, non dico un quarto delle cose che scrivo, e invece poi le metto tutte dentro. Quindi c'è quell'episodio, c'è un episodio dove, per esempio, adesso faccio questo spoiler, una delle cugine, essendo veramente esausta, piglia il mitra e le spara tutte. Aspetta, trova il mitra del nonno e le uccide tutte. E naturalmente è una visione che lei ha. Non è che, cioè, la scena è trash, la scena è proprio pulp, ma è un desiderio che lei ha di fare basta, adesso li ammazzo tutti. E io sono stata così, io un giorno di Natale, se avessi avuto il mitra, li avrei veramente sparati tutti perché non ne potevo più. Quindi il collegamento con Tarantino esatto, era, cioè. Solo in questa scena. Purtroppo la vita è fatta anche di cose violente, di scene. Certo. Sì, io sono in tutti i miei personaggi. Chi mi conosce bene sghignazza da morire. Ti rivede. Si rivede, sì, e si rivede. E lì sghignazza meno. Cosa ti ha spinto verso la scrittura? Un'urgenza. Dover dire qualcosa da dire. Un'urgenza tremenda. Io ho rubato ore di sonno, ho rubato ore. La mia scrittura è un furto. È un furto al mettere in ordine casa. Io ho una casa che è un disastro. Cioè, la libreria che vedete alle mie spalle è in ordine. Perché poi io cucio anche, faccio quilting, così. E per me la cucina può restare così per 3 giorni se io devo scrivere, siccome devo anche lavorare, siccome devo pagare le bollette, siccome devo anche gestire un sacco di altre cose, perché devo spendere un'ora del mio tempo per mettere in ordine la cucina, averla specchiata, quando invece avrei potuto scrivere. Questi sono i retaggi delle madri, nonne che ti dicono che se non hai tutto in ordine c'è qualche cosa, andrai all'inferno. Sì, a me piace il pulito, a me piace l'ordine, ma si va per priorità e io certi momenti della mia vita sono andata veramente a priorità, quindi perché scrivi? Perché ha un'urgenza proprio... È vero, giusto. Poi anche... Hai detto prima, hai scritto in 4 settimane un racconto, quello vuol dire avere proprio l'onda di ispirazione travolgente. Credo che la bellezza dell'arte sia quella, che quando devi fare qualche cosa di artistico, tutto il resto può aspettare, tutto, lavarti tu, lavare la casa, tutto.
brutto, sì, devi proprio tirarlo fuori, deve uscire, se no stai male. Finché non è uscito tutto, e dopo, ripeto, dopo c'è tutto il lavoro di sistemazione, aggiusti, pulisci, togli. Però intanto hai la soddisfazione addosso di aver finito. È La full quella, immersion. non so, per me mi fa l'effetto di quando c'è stato un periodo in cui andavo a correre, avevo una app, per cui è così che è cominciato Nina i pensieri di corsa. Io avevo una app con una voce di una che mi diceva adesso fai così, adesso fai cosà, e mi sembrava proprio di avercela sempre qua, mi dava un fastidio, però ormai avevo speso sti 30 euro, avevo comprato le scarpe e quindi andavo a correre, e quando tornavo a casa distrutta mi mettevo a scrivere il racconto, perché avevo cominciato un percorso, erano 100 percorsi, e quindi avevo fatto 1 su 100, 2 su 100, è così che è nato Nina i pensieri di corsa. Mi sono caricata così, però io tornavo a casa disfatta, finita, facevo la doccia e dopo stavo da Dio. Ed è lo stesso feeling che... Endorfine a manetta. E la stessa cosa mi succede con la scrittura. È vero. Io scrivo, ripeto, con la bava alla bocca, la cicca qua, la cenere che cade, e la gente che mi chiede dov'è il latte, sapendo che io lo tengo in frigo perché, insomma, ripeto. Quindi un urlo, un porta che si chiude. Bambini, non vi drogate, iniziate a scrivere. Esatto, ed è molto meglio. Questo programma non sponsorizza le droghe, ma la scrittura. Sì, la scrittura, ma veramente la scrittura è uno strumento meraviglioso che tutti abbiamo a disposizione, e che è come la corsa. Il primo giorno che sono andata a correre ho fatto 30 metri, sono caduta sul prato così, e mi sono detta non ce la farò mai, ma com'è possibile che io sia in queste condizioni? E sono andata però la volta dopo e invece ho corso per 1 minuto. Possiamo dircelo. Esatto. Già qualcosa. Sì, e poi sono arrivata a correre per 1 ora. La scrittura è la stessa cosa. Certo. Ti sembra di non riuscire, di avere dei punti che non riuscirai a svolgere, e invece poi le soluzioni arrivano sempre, bisogna lasciare tempo e bisogna scrivere. Bisogna dire questa cosa perché, come è vero, il nostro podcast si chiama No Experience Needed, ma è molto sarcastico, ovviamente. Esatto, una cosa che io vedo e che quando incontriamo delle persone come te è il fatto che se tu vuoi fare qualcosa di arte, quindi scrivere, disegnare, recitare, dirigere o tutto devi farlo e continuare a farlo, perché cominci a farlo, fa schifo, ti viene il disegno più brutto del mondo, sì. Però un anno dopo, se tu hai disegnato qualcosa tutti i giorni, lo vedi. Non è una cosa che capita da un giorno all'altro, non può succedere, ci vuole la fatica di farlo continuamente tutti i giorni, per cui è quando... La costanza, Esatto. E che è la tecnica poi, che è quello che fa la differenza, secondo me, tra l'artigiano e l'artista. Tutti e due hanno la tecnica, no? Sì. Perché l'artigiano ha la tecnica. Sì. L'artista ci mette poi qualcosa in più, però senza la tecnica non può esserci un artista. Io ho imparato a cucire su YouTube, io faccio dei quilt meravigliosi e adesso mi sono messa a fare un'altra cosa che voglio fare. Hai qualcosa da mostrarci? Esatto. Sì, però Vai! vado a prenderlo. Sì. Ho un'amica che sta mettendo in piedi uno studio di Reiki, e allora io le sto facendo questo pannello qui. Questo è il chakra della corona, questo è il chakra del terzo occhio, questo è il chakra della gola, questo è il chakra del cuore. A me è una roba... È lungo, ci sono immensa! Si vede? Sì, si vede. Sì. Colori bellissimi, tra l'altro. E sono i colori dei chakra. Ecco, e speriamo che non veda il video perché deve essere una sorpresa, ma è americana, non penso che lo tagliamo nel caso. Mi si è rotta la tapparella, ho rimontato la tapparella guardando un video. Sì. Con la pandemia come ti sei adeguata? Senti... Dico una cosa che è politicamente non corretta. A me non mi ha fatto tanta differenza la pandemia. Ok. Non mi ha, anzi, come mi ha detto un mio caro amico, che è questo musicista che mi ha dato le musiche da mettere nei podcast, quando tutti si sono sballati, lui ha detto: oh, venite, c'è posto, noi siamo qui in questa zattera già da una vita. Cioè, perché io sono anni che vivo
in maniera precaria, sia per il lavoro che per gli affetti, con dei bagagli di responsabilità non da poco, perché quando poi hai dei figli e hai dei genitori di una certa età con determinate patologie, io mi sentivo con questa responsabilità. E quindi, francamente, avevo già fatto una grande selezione. A me non mi ha cambiato molto. Devo dire la verità, quello che mi ha cambiato di più è rendermi conto che ancora di più fungevo da perno di sostegno per chi invece faceva fatica a gestire la pandemia. Insomma, questo è un ruolo che mi hanno dato gli altri, se io riesco dietro. Così l'ho guardata con molto distacco, ecco. Perché il tuo perno sono i tuoi iscritti, immagino. Perché il mio perno è la mia scrittura e il cercare di... Intanto sono un ottimista, cioè veramente io, nessuno dei miei scritti finisce male, non c'è il pessimismo cosmico, tutti riescono sempre a trovare la loro strada e le loro soluzioni, perché io credo fortemente che sia possibile farlo, anche in una pandemia. Naturalmente ho avuto la fortuna di non perdere nessuno, questo mi mette anche in una posizione privilegiata. Sono adattabile. Perciò il lockdown mi ha scioccato, perché ho capito che era una cosa enorme che riguardava tutti, però mi ci sono adattata. D'altra parte i miei nonni sono stati chiamati in guerra e forse era peggio, non lo so. Sicuramente. Sì, sicuramente. Sicuramente. Perché mia nonna era a casa con una bambina piccola e il marito è andato via. È andato a fare la guerra, è andato via a fare la guerra, non è andato via a cercare fortuna. E allora ci sono le epoche che ti impongono, noi nasciamo sotto questo cappello, perciò a me francamente mi dispiace dirlo, ma io non ho sofferto per niente. No, io sono dell'idea che vabbè, a parte a livello personale, quindi non poter vedere gli amici e non poter, a livello professionale noi abbiamo avuto un blocco, teatro, cinema e quant'altro, però dal punto di vista dello stare chiusi in casa, credo che le persone che ne abbiano sofferto di più siano proprio quelle che non hanno mai avuto arte nella loro vita. Sì. Perché se uno sa apprezzare l'arte di qualsiasi tipo sia, o fare anche arte di qualsiasi tipo, ha un mondo che gli si apre anche se è chiuso in una stanza. Cosa che chi invece ha solo pensato al lavoro e non come, ok, mi piace fare il ragioniere, è l'obiettivo della mia vita, quindi bellissimo, ma uno che fa un lavoro soltanto perché deve fare un lavoro e tutto il resto non è importante. E penso anche che io ho avuto la fortuna di avere come si dice, il cambio di vita l'ho fatto prima. Okay. Cioè, il crollo di tutte le mie certezze, prendere l'ascia e distruggere tutto quello che avevo costruito prima, io l'avevo già fatto. Io veramente ero allenata anche a sostenere gli altri e anche a vedere questa cosa mostruosa. Io ancora non mi abituo a vedere la gente con la mascherina, cioè li guardo e mi dico, ma è proprio vero? o è frutto della mia fantasia e siamo in un mondo distopico? Vedere i ragazzini a scuola, un ragazzino qualche mese fa, dopo 3-4 mesi che insegnavo, mi ha detto, scusi prof, ma si può togliere la mascherina che così la vediamo in faccia? Io sono rimasta scioccata, me la sono tolta ovviamente, ma effettivamente quando tu vedi una persona solo degli occhi, ti immagini la parte sotto del viso che non corrisponde mai. È una vero. persona... È vero, è ancora una cosa che ritengo che mi sciocca. Vedo i bambini, vedo i ragazzini e ancora mi sciocca vederli tutti con la mascherina in aula, professori tutti con sti becchi, che sembra una cosa normale, ci sembra, ma invece non è normale, non può essere una cosa normale. Ma io mi chiedo come sarà poi per i più piccoli che conoscono solo questo. Quando questo finirà, chissà come sarà per loro. Bellissimo, probabilmente. Come quelli nati in guerra, che dopo... Sarà come il film Room, quello del bambino esatto. che è cresciuto nella stanza, no? Esatto. Sarà interessante sapere anche il loro punto di vista. La cosa che mi ha più preoccupato dell'ultimo periodo è stato che non dimentico più la mascherina. Prima me la dimenticavo ogni 5 secondi perché non ero abituata, invece adesso comincio a ricordarmela sempre e quindi faccio... Come mai è diventata È diventata una cosa talmente che me la tengo su in macchina, me la tengo su dove non è necessario e quindi si può...
Ma dai che adesso ci facciamo i vaccini tutti quanti. Sì, Dovremmo quella essere è un una... po' più tranquilli poi l'estate. Supereremo anche questa, dai. Ma Cioè. sì. Così come nel nostro mestiere e in qualsiasi mestiere ci sono degli stereotipi legati nel tuo mestiere, sia come insegnante ma anche ovviamente come sceneggiatrice, come scrittrice. C'è qualche stereotipo che ti sei ritrovata a dover affrontare, quindi a dover sfatare e dire no, questa cosa non è vera? Tipo, mi viene in mente, non so, Stephen King che dice che lui scrive dall'1 alle 4 del mattino e basta perché il resto della giornata non riesce a scrivere. No, la notte è il momento migliore. Allora, io ho una grande facilità di scrittura, per anni l'ho allenata tutti i giorni. Passo dei periodi in cui non scrivo, faccio altre cose creative, ma non scrivo. Invece tutti gli scrittori dicono, l'abbiamo detto anche noi prima, effettivamente è un ottimo consiglio per chi vuole imparare una tecnica, scrivere quotidianamente, sono in tantissimi che lo suggeriscono. Poi io penso che ognuno debba adattare a sé le situazioni, per me non è così. Non riesco perché non ho tempo sostanzialmente, vado sempre a priorità, ho sempre questa scaletta con le cose che vanno sempre su e quindi però quando mi metto a scrivere che ho un tema, un titolo, un'idea, allora lì su quello sì, non mi posso fermare, sono un po' a scatti, sono costante negli anni perché non passano mai settimane che io non scriva, ma non sono costante nella quotidianità, mentre invece tutti dicono che bisogna essere costanti nella quotidianità. Io questa cosa la invidio tantissimo perché con la pandemia ho scritto poco e niente. Io scrivo sceneggiature diverse, cioè nel senso per i corti o per i film che devo fare, o se mi commissiona qualcuno qualcosa, però durante la pandemia ho un quaderno più di idee che di scritti, però non sto riuscendo proprio a scrivere, proprio una cosa... Quello è successo anche a me, perché secondo me l'energia era tutta spinta a sostenere questa cosa che c'era cascata addosso e su quello capisco, però a un certo punto poi bisogna anche fare come fanno i cani, no? Esatto. No, cerco di guardare più cose possibili in modo tale più show possibili in modo tale anche da prendere un po' di ispirazione da avere un... Dovessero capire quante cose ho copiato. Ecco, questo secondo me è un mito da sfatare, che la gente che dice no, ma devi inventare qualcosa di originale, che nessuno ha mai fatto prima e quindi devi... No, si copia, tutto si copia nella vita. Cioè... Perché se fosse così avremmo solo un negozio di vestiti, no? E invece tutti vendono le magliette e tutte le magliette sono diverse, ma sono sempre magliette. Questa c'ha lo spacchetto qui, come la tua, tra l'altro, però la tua è più sulla spalla, ma sembra una maglietta, cambia la stoffa, il colore, cambia Grazie Shane. E la cosa incredibile è che quando io mi dico, Madonna, adesso qua gamano immediatamente, uno si accorge che ho preso quella scena pari pari. Sì, oppure succede il contrario, che pensi di aver scritto la scena più originale e fighissima del mondo e poi esce un film con la stessa cosa, o vedi la scena, la stessa cosa che hai scritto esce in televisione o al cinema. Maledetti! Sì, è vero. Maledetti! Ci sono dei magheggi sulla scena presa pari pari da cosa... una cosa che io faccio tantissimo per i nostri spettacoli teatrali è magari trovo un film e lo riadatto per il teatro. Se tu lo riadatti, solo che magari tu vedi che quel film riadattato, la storia è già stata presa da qualche altra parte, che è già stata presa da qualche altra parte, che è già stata fatta da Shakespeare. E quindi dici, allora a chi lo devo dare? Cioè, chi è che può venire? È un po' come quando scrivi una canzone, no? Le note sono quelle. Che senso ha? Solo perché tu hai fatto il film e quelle battute lì sono depositate, ce la si ha e quindi non può essere toccata, però anche tu hai rubato da un'altra parte. È il concetto che è sempre lo stesso alla fine. Ma perché l'uomo e la donna sono sempre lo stessi? Sì, le dinamiche sono quelle. Esatto. Le dinamiche cambiano le istanze sociali, no? Esatto, cambiano l'epoca, la società, il gruppo, però alla fine quello è l'amore è sempre amore, l'odio è sempre odio, che sia tra gay, tra politici, tra extraterrestri, sempre quello è. La scrittura esiste da
quando esiste l'uomo, il cinema è cosa un po' di meno, però ormai tutta la roba che doveva essere stata scritta è stata scritta. Non a caso la storia anche si ripete, no? Esatto, È lo esatto. stesso concetto. Non è più il cos'è, ma il come viene raccontato che cambia la... Certo, Esatto, sì. certo. L'immagine di E.T. famosa, no? Che di lui che va con la bicicletta su per il cielo, era di un film italiano. Non è stato inventato niente, ma non ha importanza inventare, è reinventare, Sì. è riproporre le stesse Esatto. cose in maniera che adesso possano essere capite e che parlino alla società. Questo è quello che sarebbe bello riuscire a fare. Perché le commedie d'amore funzionano? Anche tutti quelli film fatti da Jennifer Aniston funzionano tutti. Visto che stiamo parlando di serie TV e film, se tu dovessi essere un personaggio in una serie TV, che serie TV sarebbe? Sicuramente l'amica del metodo Kominsky. Ah, ok. No. Avevi già la risposta pronta, eri prontissima. Sì, beh, perché lei è una figura bellissima, è una boomer, pure lei, è una che si mette a fare una cosa diversa, un corso di teatro, capisce che può avere una relazione con questo uomo e lui la rimette nel ruolo della donna, lei gli dice ciao bambino, ciao, però se lo va a riprendere, insomma è costruito molto bene quel personaggio di cui adesso non mi ricordo il nome, l'attrice è bravissima. Nancy Travis, perfetto. Fa Lisa. Lisa, sì, ho capito. Okay. Ecco, quello è un personaggio bellissimo, secondo me. Questa cosa mi piace che stanno facendo nell'ultimo periodo, che ci sono magari serie fresche, abbastanza anche Netflix o ovunque, con attori di un calibro stellare. Sì. Per cui è bello vedere i volti nuovi, ma anche vedere molti grandi volti noti. Si reinventano, per esempio la Jane Fonda, esatto. Con la Lily Tompkins, che io sono scioccata a vedere la Jane Fonda che a un certo punto si toglie le cose per le rughe, si toglie le ciocche di capelli. Ho pensato guardandola che doveva avere un coraggio come un leone, perché lei poi è una che ci tiene molto alla bellezza, sicuramente, no? Alla sua femminilità. Grace Frankie. Mi fa venire in mente un commento di Meryl Streep una volta quando ha fatto Into the Woods, che ha fatto la strega. Quando lei ha compiuto circa 40 anni le avevano offerto le parti di qualcosa come 4 o 5 streghe. E lei fa, questo mi ha fatto capire che cosa pensa Hollywood delle donne sopra i 40 anni. E fa, però non ne ho accettata neanche una. Adesso, che Into the Woods è di ormai 5-6 anni fa, adesso invece ho deciso che l'avrei accettata comunque. Però l'idea di vedere donne che non sono tutte ragazzine, ma sono anche... È molto bella, a me piace tanto. Vabbè, allora tra 10 anni sapremo cosa fare. Esatto. Ma come no? Strega. 30, Le streghe. Per concludere, cosa speri che apprendano dai tuoi racconti, gli ascoltatori dal tuo podcast? Mi piacerebbe tanto che si riconoscessero e che capissero che la vita può sempre cambiare, quello sì. Che può sempre migliorare. Specialmente in questo periodo direi che è un buon messaggio. Che anche quando ti sembra che tutto sia impossibile, invece la magia esiste. Mi piace. Mi piace, una bellissima frase. Sì. Guarda, andrò a cercare una frase per amore di Federica. Una frase del cappellaio matto in Once Upon a Time che mi piace tantissimo. Ok. Intanto... abbiamo capito che se hai una serie TV da suggerire è sicuramente il metodo Kominsky. Il metodo Kominsky, ma ce n'è tante bellissime. The New Amsterdam mi è piaciuta tanto come serie medica che non vedevo. At the End of the World è bellissima. È vero. Perché ridete? Bellissimo! No, è bellissimo. Lì c'è una scrittura. Io non ho visto l'ultima stagione. Secondo me è più bella la prima, però c'è una scrittura spettacolare. L'uso delle metafore, l'uso degli archi dei personaggi, la costruzione della tensione, di quello ti fanno credere una cosa poi non è, ma insomma è molto molto bella. Forse cancellano la terza stagione, ma non sono sicura. Se ne parlava. Ma ci stava che finisse nella prima stagione, non così in quella maniera, non fare spoiler, ma non così in quella maniera perché, ecco, non sopporto, ti lasciano male.
No, non può. Io mi devo Allora, portare... sì, l'hanno cancellata The End of the Fucking World. No. Non ci sarà la terza stagione. Peccato perché la seconda finisce appunto con Mamma mia, un quanto cliffhanger. odio questa moda dell'andare capisco il danaro Sì, che è per l'amor di Dio. importante. Ma non e gli quindi- manca per queste No, serie, infatti perché comunque non costa tanto come serie. facevamo Non è anche Lost in riguardo... Space, che è tutto col green esatto. screen. È il discorso che facevamo sempre di dove vanno i soldi, se vanno nella qualità delle cose Sì. oppure nel prodotto che sai che neanche se non è di ottima qualità farà un sacco di Ma negli ascolti. ultimi 2 anni hanno cancellato tutte le mie serie. Tutte le hanno cancellate. Tutte? A parte The Crown, mi hanno cancellato tutte le serie che stavo seguendo. E ho detto, ok. Ecco, l'ho trovata. Tutti vogliono una soluzione magica ai loro problemi, ma tutti si rifiutano di credere nella magia. È mia! Grazie Sebastiano. È bellissima. È vero. Perché È se vero. la fai cadere anche tu, un po' di magia non guasta. Sì, se sei il primo a crederci. Bisogna saperla accogliere anche, no? Capire Certo. che quella cosa lì è magia. Quindi, Nina, dove possiamo trovarti? Ripetici tutti i tuoi... Allora, io ho il podcast che sta uscendo adesso a puntate, che è il romanzo, Così nuda che non oso coprirmi. E questo ha un sito, che il sito è Nina e Pensieri di Corsa. Chi vuole può iscriversi alla newsletter, così può essere aggiornato sugli episodi. Non vendo niente, quindi potete iscrivervi tranquillamente. Non ho corsi, non ho PDF. Dovresti fare tu la voce motivazionale delle applicazioni per correre. Sì, vero? Oddio, sì. Sì, ma Urla. è anche diverso, perché quella era proprio odiosa. Mi faceva girare le palle che non vi dico. L'altro podcast, Nina e Pensieri di Corsa, dove ci sono invece tutti i racconti che io ho ripreso dal mio blog, racconti personali, di storie, ma sempre trasformati, e che riguardano sempre il percorso di una donna con dei figli, delle relazioni e degli amori e dei lavori che vanno male, e insomma così, però sempre con un ottimismo di fondo. Insomma, alla fine sono qua che la racconto, si superano sempre. Adesso la riprenderò perché ho ancora tanti iscritti che voglio mettere lì, perché mi ero detta che l'avrei fatto per almeno un anno e poi avrei visto cosa sarebbe successo. L'anno scade a luglio, quindi abbiamo ancora tanto tempo. C'è ancora un po' di tempo. Mi diverto, sapete, il processo che consiglio a tutti quelli che scrivono di preoccuparsi anche di fare il podcast, perché il podcast ha degli aspetti tecnici facili da imparare, ma che sviluppano la creatività, ti costringono a trovare nuove soluzioni, ed è un mondo bellissimo sia dalla parte di chi produce sia dalla parte di chi ascolta. No, devo ammettere che quando scrivi qualcosa, poi adesso Federica potrà dirmi no, non è vero, oppure no, ti accorgi se una... Non è vero, ti accorgi se una cosa funziona scritta, soprattutto se stai scrivendo per cinema, TV o per essere comunque riprodotto vocalmente, solo nel momento in cui lo dici, nel momento in cui lo senti detto da qualcuno. Sì, allora io capisci se personalmente funziona. al table read mi rendo conto se qualcosa funziona. Esatto. Il table read è quando abbiamo tutti gli attori e ognuno legge la sua parte, ed è lì che io ho la mia penna davanti al mio foglio e dico ok, aspetta, questo non mi piace, e intanto modifico il copione lì. Il podcast probabilmente potrebbe aiutare tantissimo anche chi scrive sceneggiature ma non è un attore, anche dirlo Molto, sì. ad alta voce e riascoltare come suona. Aiuta gli attori, aiuta gli sceneggiatori, aiuta chi ascolta. Domanda tecnica, non hai paura per il copyright o hai depositato tutto? Io ho depositato questo. Hai depositato, ok. Ho depositato, mi sembra, e poi no, non ho paura, non mi ricordo perché qualcosa ho depositato, qualcosa no. Non ho paura perché è roba mia, è indiscutibilmente roba mia, che facciano quello che vogliono. No, mi insorgeva lecita la domanda. La domanda è lecita, però è una domanda che spesso frena la creatività e frena il farsi conoscere, perché se tu prima ancora di mettere in online o di far leggere qualcosa hai paura che ti freghino, sicuramente ti fregano. Cioè, se tu vai con un uomo e prima ancora di andare con un uomo hai paura che ti tradisca, stai tranquilla che quello ti tradisce. Cioè, tu devi avere fiducia, devi essere attenta,
ma devi avere fiducia nel tuo Sì, partner, sia uomo o Sì, donna, ribadisco. Devi avere fiducia, perché sennò come fai a costruire una relazione con una persona se non hai fiducia? Allora, io ho fiducia nell'universo, poi non ho inventato niente, non ho inventato chissà che. È una storia che ha una serie di fatti uno dietro l'altro. Vuoi rubarmi la scena? Rubamela, cioè. Io ne faccio un'altra, non ho paura di questa cosa. Preferisco che siano di più le persone che hanno la possibilità di ascoltarmi, visto che, come si diceva prima dall'inizio, non riesco ad andare alla cima della piramide, quindi preferisco stare sotto, sulla base, e poi gli altri che facciano quello che vogliono. Cosa che costa meno da fare per il copyright è stampare tutto il racconto e inviarselo con la data sul francobollo. Oppure c'è anche Patamè, Anche sì. che con 10 euro ti dà sì. la copertura. Io non mi ricordo, mi sembra di aver fatto Patamè, e un altro invece, siccome sono amica di un notaio, gliel'ho depositato. Beh, questo gesto, soprattutto dicendo amico di un notaio, uno si fa un mondo dicendo grazie, ero amico notaio. Amico notaio. Noi è sempre stato molto molto carino. È stato un piacere parlare con te. Avete fatto delle bellissime domande, non è scontata. Far domande è più difficile che dare le risposte. Grazie. Beh, noi abbiamo, fortunatamente siamo curiose di natura. Sì. E quindi quando incontriamo delle persone interessanti vogliamo chiedere cose che ci interessano. Nel nostro piccolo vogliamo dare un po' di spazio anche ad altri artisti italiani, perché è difficile avere una piattaforma, no? Sì. Quindi è anche bello conoscere nuove cose, nuovi artisti, nuove storie. Chissà che nascano collaborazioni. Grazie Nina, grazie veramente. Ragazzi. È fatto piacere conoscerti. E restiamo in contatto. Assolutamente, tanto sicuramente. Ci sentiamo sicuramente. Grazie a tutti. And cut. Una cosa ottima che hanno fatto sia Netflix che Amazon Prime è mettere la possibilità di watch party. Quello sì. Puoi guardare praticamente con condivisione insieme ai tuoi amici contemporaneamente un film. Hai la chat, puoi commentare il film mentre lo guardi. Io farei tipica. No, solitamente lo faccio con cose trash. È come guardare Sanremo con le amiche. Sì, esatto, il principio deve essere quello. Hai colto nel segno.